Il video di questa settimana sarà dedicato ad un riassunto del Level 5 Vision e dall'analisi dei titoli presentati, che spoiler sono stati tutti rimandati. Iniziando con Fantasy Life, che era stato già comunicato, continuando con Decapolis, che arriverà addirittura nel 2026, e terminando con Layton, che è previsto ancora per un generico 2025, lasciando intuire che manca ancora un bel po' al suo rilascio. Prima di iniziare potete supportare la serie lasciando anche voi un mi piace in ritardo. Alcune notizie secondarie prima di discutere il Level 5 Vision. La grande N per il Lucca Comics and Games di quest'anno aprirà un pop-up store dedicato che consentirà l'acquisto di gadget appartenenti alle serie di punta come Zelda, Splatoon ed Animal Crossing. Oltre a poter provare gli ultimi giochi rilasciati, al Giardino degli Osservanti ci sarà anche un'area dedicata esclusivamente a Pikmin. Come da programma, Nintendo ha assegnato le 3 icone esclusive a tempo limitato ispirate a Splatoon a coloro che hanno partecipato al Grand Festival conclusivo in compagnia degli amici. In concomitanza del lancio di Zelda del 26 settembre, lo scultore Gandini ha realizzato un'opera d'arte trasformando un tronco di pino situato nei pressi del Circo Massimo a Roma nell'iconico albero Deku della saga. Where am I? What is this? Passando al Level 5 Vision, la presentazione ha avuto inizio con un nuovo trailer di Fantasy Life Fi, la ragazza che ruba il tempo, gioco di ruolo in cui gli utenti avranno l'opportunità di costruire la propria città ed esplorare un'isola in rovina, che programmato originariamente per ottobre di quest'anno è stato posticipato ad aprile 2025. Subito dopo la luce dei riflettori è stata puntata verso il prossimo capitolo di Layton, che mostra attraverso un trailer con forte focus sulla storia quello che sembra essere l'antagonista del gioco, Gunman Kinjo. Dico sembra perché fin dall'inizio ho avuto l'impressione che non sia ancora stato svelato il vero nemico, colui che sta sfruttando la leggenda del pistolero fantasma a suo vantaggio per raggiungere i suoi scopi collegati in qualche modo all'oscuro segreto che coinvolge la città. A livello registico è stato realizzato un ottimo lavoro tramite dei sapienti giochi di inquadrature nell'orientare l'attenzione del giocatore al sottosuolo e all'imponente invenzione di Eggmuffin, elementi che rivestiranno sicuramente un'importanza cruciale per la risoluzione del caso. La stessa piazza, con tombini circolari disposti a formare un esagono, sembra quasi celare un raffinato enigma, rammentando quanto già accaduto nelle profondità di Montedor nel quinto capitolo della saga. Ma tratterò l'argomento in modo approfondito nel video del mese prossimo, perché gli sviluppatori, con quanto mostrato finora, hanno offerto spunti interessanti per alimentare molte teorie al riguardo. Per adesso è essenziale sottolineare che il titolo offrirà il maggior numero di enigmi della serie, che è stato introdotto un minigioco per la ricerca delle monete aiuto e che a quanto pare non sarà esclusiva per la prossima console, come evidenziato dalla nota finale del trailer che annuncia il lancio su Nintendo Switch. Unica notizia triste è che ancora non abbiamo una data di uscita, con rilascio previsto ancora per un generico 2025, il che lascia supporre che bisognerà attendere ancora molto prima di mettere le mani sul nuovo capitolo. Con Fantasy Life prevista ad aprile, Inazuma Eleven a giugno e tutti gli altri titoli della Software House rimandati al 2026, è probabile che Layton occuperà la finestra che coprirà il secondo semestre dell'anno prossimo. Alla fine ha impiegato più tempo Level 5 a sviluppare il nuovo mondo a vapore che Nintendo a lanciare Switch 2. È stato mostrato poi quello che reputo il secondo prodotto più interessante della line-up di Level 5, complici le avvincenti musiche ed il concept originale, Decapolis. Il protagonista, il detective Harvard, è attivamente coinvolto nella ricerca di criminali all'interno di una città con un'atmosfera steampunk distintiva e potrà viaggiare tra la realtà fisica e virtuale. Il prodotto si farà ancora attendere con anno di uscita 2026. Novità in arrivo per Megaton Musashi, il celebre gioco d'azione lanciato ad aprile. La produzione, che si ispira ai classici robottoni giapponesi, riceverà infatti nuove modalità online. A seguire è stato il turno di un nuovo trailer per Inazuma Eleven Victory Road, che approderà su Switch a giugno 2025, ma è stato anche svelato il remake del primo capitolo che arriverà nel 2026. Chiude la presentazione la nuova IP di Level 5 dal nome di Holy Horror Mansion, che si configura come un successore spirituale di Yokai Watch. Akira Ino l'ha definito come un Ghostcraft RPG, una sorta di gioco di ruolo con battaglie a turni in cui bisogna studiare la propria formazione di spettri che sembra pescare a piene mani dalla serie di Shin Megami Tensei. Questo è stato l'unico titolo senza data d'uscita, il che fa presupporre che arriverà direttamente sul successore di Nintendo Switch.
Oltre a Level 5 Vision e all'uscita dell'ultimo capitolo di Zelda, Echoes of Wisdom, in questi giorni non c'è stata nessun'altra notizia interessante. Per non perdervi le ultime novità sull'universo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Questa settimana ho anche pubblicato il primo di una serie di video che vedete in sovrimpressione che coprirà la storia del futuro perduto per prepararci al meglio al nuovo Mondo a Vapore, il suo sequel diretto. In attesa dei prossimi episodi, ciao e buon gaming a tutti! もしかしてあいつがキングガンマンジョー Sì, Luke, è proprio lui, Re Giovanni, l'uomo pistola.